l'essere umano sfidare la forza di gravità del materialismo ed elevarsi sopra la prigione della propria personalità ed identità? Perché ciò avvenga, bisogna risvegliare l'ego dalla sua forma di pensare, parlare ed attuare. Sono Miriam e all'interno di Holistic Seed desidero guidarvi in questa prima tappa del percorso che faremo insieme. Tappa importante per ciascuno di noi per prendere visione dei propri meccanismi egoici. Per quanto vogliamo diventare migliori, se non vi è un reale e profondo cambio di coscienza, tutto è sempre mosso dall'immagine che abbiamo di noi stessi, sulla quale basiamo la nostra identità, che è un'errata interpretazione di quello che siamo. Nella maggior parte delle tradizioni religiose e spirituali si parla ampiamente dello stato errato nel quale vive la nostra mente. La paura, l'avidità e il desiderio di potere sono le forze psicologiche che inducono a conflitti sia su scala globale sia nelle relazioni interpersonali. Se ci prendiamo il tempo per osservare un essere in natura, che sia un animale o una pianta, senza porre filtri mentali, ci accorgeremo che dentro di noi si risveglia uno stato di stupore, dove la loro essenza comunica direttamente con la nostra propria essenza. Il processo che dobbiamo intraprendere ora è quello di liberazione dai nostri schemi mentali, che ci isolano dal miracolo che si dispiega continuamente davanti ai nostri occhi. Come la parola albero non potrà mai esprimere la sua essenza, la parola io è un sentito illusorio rispetto a quello che siamo realmente. E come si crea l'io? L'io si crea per un atto di riduzione. L'essere infinito che siamo si riduce a un suono di 2 lettere o ad un pensiero di quello che credo di essere. Da bambini ci viene insegnato dai genitori ad assegnare un suono che corrisponde al nostro nome, alla nostra persona. Per i bambini è un procedimento talmente astratto che per qualche tempo parlano di sé in terza persona, finché non sviluppano un io. Successivamente gli viene insegnato ad associare tutta una serie di cose a quell'io, identificandosi con gli oggetti stessi. Ed ecco perché una volta che mi vengono tolte quelle cose soffro, perché fanno parte della mia sensazione di esistere. Crescendo questo meccanismo si allarga identificandosi col corpo, la nazionalità, la religione, la professione, il club sportivo. L'io si identifica anche con le funzioni, padre, madre, sposa, figlio, con le opinioni, con il vissuto, con il grado di istruzione, con le cose che possediamo ed il torrente di pensieri che attraversa la nostra mente. Per l'ego, avere equivale ad esistere. Così, la forma secondo la quale gli altri ci vedono diventa uno specchio che ci dice chi siamo e quindi dobbiamo sempre di più impressionare gli altri per conseguire tutti quei feedback che nutrono la nostra sensazione di esistere. Il rischio è di finire tutta la vita a cercare il nostro valore e la realizzazione del nostro essere nell'inganno collettivo, che si è in quanto si ha, in un'estenuante rincorsa verso questi obiettivi. L'ego si identifica con quello che ha, però questa soddisfazione è di breve durata e dentro di noi persiste un continuo senso di insoddisfazione. Non ho abbastanza, non sono abbastanza, non piace abbastanza. A volte questo processo si sposta sul corpo, assumendo forme quali l'anoressia, la bulimia o la necessità di rincorrere trattamenti di chirurgia estetica. È necessario ricreare un sano contatto col corpo per risanare questa carenza pilotata dall'ego. Ed è per questo che il percorso Holistic Seed vuole creare delle tappe fondamentali per affrontare, gestire e dare delle soluzioni pratiche per il benessere di ciascuna persona. Quando l'ego trova la sua forma di attaccamento, non vuole staccarsi da essa. Sicuramente l'identificazione col corpo è la più basica, però, paradossalmente, esso può essere una porta di collegamento per portare la nostra attenzione a quella forza vitale che lo anima. Ecco perché nel percorso Holistic Seed vengono proposte specifiche sequenze di pratiche che vengono dal mondo dello yoga, del tai chi, della respirazione, della meditazione, dell'alimentazione, delle tecniche di massaggio e dell'olismo in generale, al fine di lavorare in primis sulla parte più fisica e materica
che è il nostro corpo, per poi affinare il proprio sentire verso questa forza vitale che ci anima tutti dall'interno. Se invece di portare tutta l'attenzione alla mente entriamo in ascolto delle sensazioni del nostro corpo, ci renderemo conto che in esso passa dell'energia. Tutte le parti del corpo finalmente prenderebbero coscienza che esiste un corpo interiore, fatto di energia vitale. Questa sensazione ci distacca dall'identificazione con la mente e il corpo ci traghetta verso qualcosa di informe, che è il nostro essere. Ancoriamo la mente a questa sensazione di spazio e presenza e apriamo finalmente il cancello della prigione dell'ego. L'attivazione dell'energia vitale ci permette di rinforzare il nostro sistema immunitario e le capacità di autoguarigione del corpo. Quando riconosciamo i nostri processi egoici, capiamo che nelle reazioni altrui non vi è niente di personale e che la reazione è dettata da una disfunzione collettiva dell'umanità. Allora non reagire non è un gesto di debolezza, ma un atto di centratura e forza, dove la coscienza si erge sopra ogni evento. Perdonare è un segnale del fatto che l'ego non ha più tutta questa presa su di noi. Vedere equivale a liberare. L'ego vive di confini e separazioni e nel sentirsi superiore. L'ego ama fabbricare errori per essere nella ragione. La verità non ha bisogno di difesa, l'illusione si difende, la verità non ne ha bisogno. È solo attraverso la coscienza e non il pensiero che possiamo distinguere tra fatti ed opinioni. I buddisti dicono: il dito che indica la luna non è la luna. Tutte le religioni sono ugualmente false e altrettanto vere, a seconda dell'utilizzo. Possono essere usate al servizio dell'ego o al servizio della verità. Quando sono al servizio della verità, gli insegnamenti religiosi rappresentano segnali stradali lasciati da esseri illuminati per aiutarci nel nostro risveglio spirituale, liberandoci dall'identificazione con la forma. Esiste una sola verità assoluta dalla quale dipartono e si dipanano tutte le sue emanazioni. Quando siamo in sintonia con essa, i nostri atti sono in armonia con la fonte stessa. La verità è inseparabile da noi stessi. Tu sei la verità, ma se cerchi altrove, troverai solo illusione.